Bene ragazzi, benvenuti, continuiamo con l'empirismo di Locke, la sua dottrina della conoscenza. Abbiamo visto nella scorsa lezione che Locke distingue tre tipi di idee complesse: le idee di modo, le idee di relazione e le idee di sostanza. Abbiamo visto che le idee complesse sono create dall'intelletto, ma non come qualcosa di nuovo. L'intelletto non ha assolutamente la possibilità di inventare, di creare o anche di distruggere delle idee. Soltanto la sensibilità può creare nella nostra mente delle idee. L'intelletto, giudicato da Locke passivo, noi abbiamo un po' criticato, abbiamo visto che l'intelletto in Locke non è proprio completamente passivo, non fa altro che mettere insieme, unire, paragonare o comparare, cioè mettere insieme, ma anche, questo per Locke è molto importante, paragonare tra loro le varie idee semplici per formare delle idee complesse che però non vanno oltre l'esperienza. Abbiamo visto le idee complesse sono un'unione momentanea di idee semplici che mantengono ciascuna la sua individualità. L'idea complessa, una casa formata dai mattoncini del Lego, in qualunque momento può dividersi nei mattoncini, cioè nelle idee semplici. L'esperienza per Locke resta il limite invalicabile della conoscenza. Oltre la conoscenza non si può conoscere, con l'intelletto non si può conoscere. L'intelletto può mettere insieme le idee semplici, ma non crearne di nuove. Le idee semplici esauriscono la possibilità di creare idee. Le idee semplici sono le idee di esperienza. Questa esperienza può essere esperienza esterna nel caso di idee di sensazione, oppure esperienza interna nel caso di idee di riflessione, ma sempre esperienza è. Oltre le idee semplici non si può andare. Le idee complesse sono qualcosa che l'intelletto non può creare, siccome non può creare nuove idee, sono mettere insieme, un paragonare idee semplici che comunque restano l'ultimo orizzonte della conoscenza. Al di sopra, al di là delle idee semplici non si può andare. Le idee semplici non si fondono, non si trasformano in qualcos'altro. Le idee complesse sono solo ripetizioni o comparazioni tra singole idee semplici che restano comunque sempre il mattone unico fondamentale della conoscenza. Le idee complesse si dividono in modi, relazioni e sostanze. La critica di Locke, l'abbiamo detto alla fine della scorsa lezione, la critica di Locke dell'idea di sostanza, che è alla base di tutte le metafisiche tradizionali a partire da Aristotele per finire a Cartesio Spinoza, è la cosa più importante qui. Però vediamo velocemente anche qualcosa, non tutto, dei primi due tipi di idee complesse, almeno per dare una completezza al nostro ragionamento. Molti libri di testo scolastici non dicono neanche cosa sono le idee di modo e di relazione, parlano solo delle idee di sostanza. Invece vediamo qualcosa di ciò che sono i modi o le relazioni. Le idee complesse di modo sono le idee, ricordate modo in Spinoza significa accidente, anche se Spinoza usa questo termine modo all'interno di un'impostazione, un'impalcatura metafisica complessa. Lasciamo perdere Spinoza, ricordate Aristotele, i modi, gli accidenti, li chiama Aristotele, sono quelle cose che non possono esistere senza le sostanze. Sono meno importanti i modi o accidenti delle sostanze, perché i modi non hanno autonomia, non possono esistere da soli autonomamente, possono esistere solo in unione con una sostanza. Per esempio le idee di alto 3 metri, oppure in questa stanza, oppure viene spostato. Io queste idee, alto 3 metri, in questa stanza viene spostato, non posso concepirle nel pensiero, se non pensarle in unione con una sostanza che è alta 3 metri, una sostanza che sta in questa stanza, una sostanza che viene spostata. Quindi gli accidenti, i modi, le idee di alto 3 metri, in questa stanza, oppure viene spostato, non sono idee che possono esistere di per sé, hanno bisogno di qualcosa che sta sotto, substance, un sostrato, perché gli accidenti esistono solo insieme alle sostanze. La questione è piuttosto complessa, perché Locke dice che esistono due tipologie di idee complesse di modo: le idee complesse di modo semplice e le idee complesse di modo composto. Attenzione, non facciamo confusione, non sono qui le idee semplici. Le idee semplici sono un'altra cosa, di riflessione, di sensazione,
di più sensazioni insieme, di sensazioni o riflessioni insieme. Vi ricordate? Sono le idee semplici, queste invece sono idee complesse. Le idee complesse possono essere di modo semplice, che non sono idee semplici, sono idee complesse di modo semplice. Quali sono le idee di modo semplice? Le idee di modo semplice sono le idee in cui uno stesso accidente, uno stesso modo, una stessa idea semplice X viene ripetuta all'infinito, ripetuta e paragonata all'infinito. Le idee di modo semplici sono quelle in cui un'idea semplice, che non è di sostanza ma è un accidente, un modo, viene dall'intelletto ripetuta continuamente, sempre la stessa idea semplice, paragonata continuamente con se stessa. In questo modo può dare un'idea di modo semplice. Facciamo un esempio. L'idea di tempo è un'idea composta di modo semplice. Che vuol dire? Idea complessa di modo semplice perché c'è un'idea semplice di modo che viene ripetuta infinite volte per dare l'idea complessa di tempo. Qual è, secondo voi, se io fossi in classe ve lo chiederei, un'idea di modo, di accidente che è ripetuta continuamente all'infinito nella mia mente dall'intelletto mi dà l'idea di tempo? Alla base dell'idea di tempo c'è l'idea, non so se qualcuno di voi l'ha pensato, l'idea semplice di durata. La durata e il tempo sono dei modi, degli accidenti. Non puoi pensare alla durata o al tempo senza un oggetto che abbia una durata o un tempo. Non puoi pensare, secondo Locke, alla durata di per sé o al tempo di per sé. Allora, sono accidenti. Cosa significa? Io ho l'idea di tempo perché viene ripetuta all'infinito, paragonata all'infinito nel mio intelletto l'idea di durata. Io vedo, sento che c'è una durata di 1 minuto, c'è un'altra durata che è mezzo minuto, un'altra durata che è di 1 ora, un'altra durata che è di 24 ore. Io nella mia mente ho l'idea di tempo, che non è altro che la ripetizione continua delle idee semplici di durata. L'idea di spazio è un'idea di modo semplice. L'idea di spazio è la ripetizione di quale idea assolutamente semplice? Come il tempo è un'idea che è frutto della ripetizione e della comparazione di diverse durate, l'idea di spazio è il frutto della comparazione, del paragone di diverse distanze. L'idea semplice di distanza, che è un'idea semplice di modo, perché non posso pensare a una distanza senza pensare agli oggetti che vengono distanziati. Allora io ho differenti idee di distanza, le paragono continuamente nella mia mente, la stessa idea semplice di distanza, e così mi viene fuori l'idea di modo semplice di spazio. Vedo che una distanza di 1 metro, un'altra è più lunga, un'altra distanza è meno lunga di 1 metro, allora io mi formo l'idea di spazio. Quindi vedete, l'idea di tempo e di spazio, come qualunque altra idea, non è innata, a differenza magari di quello che diceva Kant. Non erano idee per Kant ma erano funzioni della mente, però non sono innate, sono composte dalle idee di durata e di distanza. Saranno idee semplici di riflessione, durata e distanza. Mettendo insieme queste idee semplici di riflessione io mi formo un'idea complessa, ripeto nell'intelletto tantissime durate e mi viene l'idea di tempo che prima io non avevo. Mettendo a confronto differenti distanze, cioè la stessa idea semplice di distanza, l'idea complessa di spazio è un'idea di modo semplice che prima non avevo, ma è creata come tutte le idee di esperienza. Le idee complesse di modo composto sono le idee che vengono formate dalla ripetizione e dalla comparazione, non sempre della stessa idea semplice, come nel caso di durata, infinite durate mi creano il tempo e così via. L'idea complessa di modo composto si genera perché l'intelletto mette insieme e paragona differenti idee semplici. Ora, fare degli esempi sarebbe molto complesso, perché la trattazione di Locke è molto complessa. Possiamo dire solo che tra le idee di modo composto vi sono moltissime idee morali oppure estetiche. Locke fa l'esempio dell'idea di riconoscenza oppure l'idea di bellezza.
sono idee di modi composti, cioè ottenuti paragonando e ripetendo idee semplici di modo o di accidenti che non sono sempre la stessa, sono idee differenti, semplici. Andiamo a vedere la seconda tipologia di idea complessa. Sono le idee di relazione. Qui non ci sono più accidenti, bensì sostanza. Le idee di relazione sono idee di sostanza che possono essere messe in relazione attraverso infinite coppie, per esempio padre-figlio, maggiore-minore, dentro, fuori, vuoto, pieno. Ci sono tantissime coppie, capite, di sostanze che sono in relazione, perché sono sostanze che si mettono in relazione a due attraverso coppie di opposti. Sono centinaia e centinaia di idee opposte, dice Locke, però devono essere, attenzione, sostanze che si mettono in relazione, non più modi o accidenti. Quindi, per esempio, interno esterno, padre figlio, maggiore minore, ci sono tantissime di queste idee complesse di relazione. Sono relazioni tra le sostanze. Locke dice che le idee di relazione sono anch'esse molto idee morali, ma le idee di relazione sono anche alla base delle idee giuridiche in giurisprudenza. Lasciamo perdere adesso, c'è però una cosa da dire sulle idee di relazione molto importante. Tra le coppie di idea di relazione c'è la coppia dentro fuori o interno esterno. Tra dentro fuori o interno esterno ci può essere l'idea di io. Ricordate l'idea fondamentale di Cartesio. L'idea di io è un'idea di relazione, perché io posso pensare all'io soltanto se penso all'altro. Io posso pensare all'io nel senso cartesiano di sostanza, di una mia anima, di un mio pensiero interno, solo se penso a quello che c'è fuori dal mio pensiero. Quindi, in realtà, identità, alterità, dice anche Locke. L'idea di io, cioè l'idea di identità personale, lui aveva già scritto il saggio quando un suo amico, il matematico irlandese Molineux, lo spinse a rispondere alla domanda che cos'è l'io. Ha risposto Cartesio, tu non vuoi rispondere. L'idea di identità personale, questa è la domanda di Molineux all'amico Locke, l'idea di identità personale è alla base della coppia interno-esterno, o meglio identità-alterità. Una delle idee complesse di relazione è anche identità-alterità. All'interno di identità-alterità c'è all'interno l'idea dell'io, cioè dell'identità personale, relativamente a qualcos'altro rispetto all'io. Locke riflette, poi scriverà in una successiva edizione dell'opera, che l'identità personale, l'io, sì, è un'idea di relazione. Come fa l'identità personale a essere durevole nel tempo? Cioè, io so che sono io adesso che sto con questi pennarelli in mano, che sto facendo questa lezione di fronte a un computer, però anche ieri ero convinto di ricordare che ero sempre io, anche se stavo da un'altra parte e facevo qualche altra cosa, e domani penserò di essere lo stesso io che oggi stava qui di fronte ad un computer, a uno schermo, alla lavagna. Com'è possibile questo? Cioè che all'interno delle idee complesse di relazione vi sia l'idea di identità personale. Locke risolve questo problema, come faranno altri, con l'idea, come in parte aveva già fatto Cartesio, con l'idea di appercezione. L'identità personale, questa idea complessa di relazione, di io rispetto all'alterità, può esistere perché l'io pensa, quando pensa a qualcosa, non pensa solo al contenuto, pensa anche al fatto di star pensando, e questo si chiama appercezione, percezione consapevole. Quindi io ieri facevo e pensavo delle cose, però mentre pensavo ieri, oppure volevo, oppure mi muovevo, io contemporaneamente pensavo che proprio io stavo pensando queste cose. Oggi che penso altro, mi muovo in un altro modo, scelgo altre cose, penso che chi sta facendo queste cose
è il mio io, cioè penso di star pensando, penso che è proprio il mio io che è lo stesso che ieri faceva altre cose, che oggi fa certe cose. Per questo l'identità personale si mantiene nel tempo, perché io non credo di essere un io diverso dall'io che ieri faceva altre cose, sono sempre lo stesso io, sono sempre lo stesso pensiero. Per potermi rendere conto che io faccio alcune cose oggi, sono lo stesso io che faceva delle cose ieri, non devo solo pensare a qualcosa, a un contenuto X, ma contemporaneamente pensare al fatto che io, proprio io, sto in questo momento penso X e mi accorgo di star pensando X, penso X e contemporaneamente penso di pensare X. Questa è la percezione, oltre alla percezione. Per questo l'io è durevole nel tempo. La stessa cosa Locke fa con la coppia di idee complesse di relazione, causa-effetto. La trattazione è molto complessa. Lui riduce l'idea di causa-effetto non a qualcosa che esiste in natura, ma ad una relazione che comunque deriva dalla mia mente, che quindi nella mia mente io mi creo per esperienza, io mi creo queste idee, l'idea di causa e di effetto esistono davvero all'infuori di me, perché non sono idee semplici, sono idee complesse, mettono a confronto nella mia mente due sostanze, causa e effetto. La trattazione di questo problema, cioè il fatto che anche le idee di causa e effetto abbiano una origine empirica, sarà alla base della famosissima critica di David Hume, che dirà, come aveva detto Guglielmo di Occam, che non esiste nella realtà l'idea di causa o la relazione di causa-effetto, e anche la scienza sperimentale sbaglia. Quindi la questione che inizia con Locke sarà continuata dopo, ma la cosa più importante, abbiamo detto, è la critica all'idea di sostanza. Il terzo tipo di idea complessa è quella delle sostanze. La metafisica aristotelica e tutte le metafisiche successive immaginavano che esistessero delle sostanze, non solo un insieme di qualità sensibili, ma anche un principio ontologico, un principio di determinazione di ogni essere che sta sotto le altre cose, un principio metafisico di sostanza. Locke fa l'esempio dell'albero. Quando io conosco un albero, secondo Aristotele, ma anche Cartesio, Spinoza accettano fin troppo passivamente l'idea di sostanza di Aristotele, quando io conosco un albero, non conosco solo le qualità sensibili, secondo Aristotele, Cartesio e Spinoza, di questo albero, per esempio una certa altezza, un certo colore, una certa forma, una proporzione tra le parti, un rapporto con l'ambiente vicino, eccetera. Alla base di tutte queste qualità sensibili c'è qualcosa che è metafisico, che le regge tutte insieme, cioè c'è l'idea di albero. L'albero in sé, la specie di albero. Per Aristotele, ricordate, la specie è la forma della sostanza albero. Per Platone invece c'è un unico archetipo a cui tutti gli alberi sensibili somigliano, che si trova in un mondo sovrasensibile. Allora Locke critica l'idea di sostanza. Lui dice che io non ho alcuna conoscenza della sostanza albero. La metafisica va al di là dell'esperienza, e siccome Locke dice che tutte le idee derivano dall'esperienza, la nozione metafisica di sostanza albero non può avere significato. Io cosa conosco quando conosco l'albero? Per un empirista, per Locke, conosco soltanto un insieme di qualità sensibili. Conosco il fatto che ci sia più o meno una certa proporzione tra le parti, una certa forma, una certa altezza, il fatto che ci sia una struttura che chiamiamo tronco, che poi si divide dai rami, che ci siano delle strutture che più o meno hanno sempre un certo colore, che sono le foglie, il fatto che si trovi in una certa posizione,
che abbia una certa proporzionalità, che di solito sta sopra un terreno, una terra. Io certo odore conosco se ce l'ha, quando più o meno una certa figura, anche disegnata dai bambini in maniera stilizzata, ha un certe proporzioni, una certa forma, oppure dal vivo ha un certo odore, è sempre su un terreno, io dico che quello è l'albero. Ma so cos'è l'albero in sé? No, secondo Locke io non conosco minimamente la sostanza albero. Io quando dico albero uso un nome convenzionale che si riferisce a un insieme di qualità sensibili che, siccome io per abitudine trovo spesso insieme, allora dico quella cosa è un albero, anche quell'altra cosa che gli somiglia è un albero, perché ha certe proporzioni, certe forme, certi rapporti tra le parti, una certa altezza, un rapporto col terreno, un certo colore, un certo odore. Siccome non so come chiamare l'insieme di queste cose che io vedo, perché io ho una conoscenza solamente empirica delle qualità dell'albero, con la vista, con il tatto se lo tocco, con l'olfatto se ho un odore, tutte queste cose per semplicità le chiamo con un nome completamente convenzionale, albero, avrei potuto chiamarlo giraffa, per indicare la relazione che c'è tra x, y, z, alfa, beta, gamma, determinate qualità sensibili che io percepisco con l'esperienza, le trovo spesso tutte insieme in un certo ordine, vicine tutte l'una all'altra, e dico questo è un albero. Ma io della sostanza albero non so assolutamente niente, quindi viene fuori ovviamente il nominalismo di Locke. Vi ricordate Francesco Bacone, Hobbes, il nominalismo tipicamente inglese? I nomi non corrispondono alle cose, i nomi sono soltanto convenzionali. Io trovo spesso messe insieme le stesse qualità sensibili e non altre, un certo odore, una certa forma, una certa dimensione, certe proporzioni tra le parti, prendo un nome del tutto convenzionale, potevo chiamarlo anche giraffa, lo chiamo albero, il nome è solo un signum, un segno convenzionale delle cose, non corrisponde ad una realtà ontologica. Questo nome convenzionale albero, un fonema, non ha nessun rapporto reale con la cosa, è soltanto una convenzione con cui decido di denominare tutte quelle caratteristiche sensibili che io trovo spesso accomunate, non so come chiamarle con un solo nome, e allora ci schiaffo il nome albero. Però io dell'albero come empirista cosa conosco? Conosco soltanto ciò che mi dicono i sensi, il suo odore, il suo colore, le sue dimensioni, non conosco nient'altro dell'albero. Conosco qualcosa che metafisicamente, ontologicamente, al di là dell'esperienza, mette insieme tutte queste qualità sensibili dell'albero? Domanda. L'albero in sé, conosco la sostanza metafisica che regge queste caratteristiche sensibili? Punto di domanda. Assolutamente no. Io non posso conoscere nulla di metafisico, perché la metafisica va al di là dell'esperienza. Io non saprò mai. Posso sapere, ricordate, solo alcune cose, non tutte, perché la conoscenza empirica ha un limite. Non saprò mai che cos'è l'albero, che cos'è la sostanza albero. Mi sfugge completamente. Locke però è timido. Locke dice che la sostanza esiste, però noi non la conosciamo. C'è un qualcosa che davvero esiste e che ci dà queste sensazioni, ci fa vedere, annusare o percepire al tatto l'albero in un certo modo, ma non sappiamo che cos'è veramente fuori di noi quell'albero. Noi abbiamo solo nella nostra mente determinate percezioni sensibili, percezioni di qualità sensibili. Mettiamo insieme, diamo un nome convenzionale a tutte queste qualità sensibili, lo chiamiamo albero, ma io dell'albero conosco solo alcune qualità sensibili di esperienza che Locke dice mi bastano per le mie esperienze quotidiane. Quello che so dell'albero mi basta per sapere se lo posso tagliare, se lo posso addobbare come albero di Natale, devo sapere qual è il peso che viene retto dai rami e così via. Tutto quello che so dell'albero sono qualità sensibili, un insieme di qualità sensibili, ma mi bastano, perché tutto ciò che io nella vita quotidiana posso voler fare con un albero sono esaudite da queste qualità, dalla conoscenza di queste qualità sensibili. Lui dice timidamente: la sostanza
La critica alla teoria di sostanza da parte sua è timida, non la porta alle estreme conseguenze. Lui dice la sostanza esiste ma io non la conosco. Questo è un problema. Molti altri, in particolare David Hume, porteranno alle estreme conseguenze la critica di Locke. Caro Locke, se tu dici che non puoi conoscere la sostanza, qualche presupposto ontologico o metafisico che regge le qualità sensibili, io al posto della conoscenza della sostanza ho solo un nome che non mi fa conoscere nessuna sostanza, un nome che metto lì per abbreviare l'elencazione che sarebbe molto lungo delle qualità sensibili. Prendo quell'insieme e lo chiamo l'albero. Al posto della sostanza resta solo il nome, la sostanza diventa puramente nominale, la sostanza non è una cosa in sé. Molti diranno: Locke, tu dici la sostanza c'è ma io non la conosco, che non è una contraddizione questa. Se io non conosco la sostanza potrebbe non esistere. E come dirà Hume, l'empirismo può portare allo scetticismo nel momento in cui io conosco solo alcune informazioni sensoriali. Come faccio a sapere se quell'albero esiste davvero? Quelle informazioni sensoriali potrebbero esistere solo nella mia mente. Ricordate Cartesio, l'incubo della non realtà? Io ho delle sensazioni, ma i sensi possono ingannare. Come posso sapere, diceva Cartesio, che l'oggetto esterno esiste davvero? Infatti ricordate che Cartesio dubita dell'esistenza dei corpi, non avendo idee che scaturiscono direttamente dall'intelletto. Locke e gli altri empiristi non hanno modo di dimostrare che esiste davvero qualcosa di duro, di solido fuori da me, che io chiamo albero e che davvero è la causa delle mie sensazioni. Come nel film Matrix, potrebbero esistere sensazioni nella mia mente ma che non ci sia niente, nessun oggetto duro reale fuori di me che genera queste sensazioni. Potrebbe esserci niente di extramentale. Se tu dici la sostanza c'è ma non la conosco, ma se non la conosci potrebbe anche non esistere. Potrebbero essere nella mia mente qualità sensibili che esistono solo nella mente o che hanno un'altra origine rispetto a un oggetto esterno. Locke non porta questa critica alle estreme conseguenze. La sostanza non si può conoscere perché la conoscenza non può andare oltre l'esperienza. Aristotele, Cartesio e gli altri dicono che la sostanza è un principio ontologico che regge, mette insieme le varie qualità sensibili che sono accidentali di un albero, ma io dell'albero conosco solo gli accidenti, le qualità sensibili, non conosco un'ipotetica sostanza. Se anche la conoscessi, non mi servirebbe a niente nella mia relazione quotidiana empirica di quello che posso fare con l'albero. Allo stesso modo Locke critica l'idea di essenza. Attenzione, in Aristotele l'essenza è una cosa diversa dalla sostanza. Sia la sostanza sia l'essenza, capite, sono nozioni metafisiche che sfuggono all'esperienza, che agli empiristi non interessano più di tanto. L'essenza, dice Aristotele, è il motivo per cui una sostanza è proprio quella sostanza. Che vuol dire? L'essenza ti dà la definizione linguistica, la definizione di una sostanza. Per Locke la conoscenza della sostanza, così come la conoscenza dell'essenza, lui le chiama conoscenze oscure e confuse. Magari ci sono, perché ci deve essere qualcosa che genera in me quelle esperienze, quelle sensazioni che mi fanno qualcosa, che mi fa vedere quel colore, quella forma dell'albero, ma io non saprò mai con i miei sensi che cos'è la sostanza. La sostanza non la conosco, ma anche l'essenza non la conosco. Ciò per cui una sostanza è quella sostanza e non un'altra sostanza, non la conosco. Sono solo elucubrazioni metafisiche che non significano niente. Io dell'albero ho solo una conoscenza sensibile, pratica, pragmatica, ed è tutto quello che mi serve. Non avrò mai una presunta conoscenza metafisica di un substrato, di un sostrato di una sostanza. L'essenza, quindi, in Locke si trasforma in essenza nominale. Quando definisco una sostanza, dico qual è la sua essenza, qual è la sua definizione. Non faccio altro che dare dei nomi convenzionali a delle cose che vedo. L'essenza di un albero non è più un'essenza reale,
come dicevano i metafisici, ma è un'essenza nominale, perché solo l'essenza nominale è qualcosa che io posso conoscere. Per esempio, qual è l'essenza nominale dell'oro? Lui fa l'esempio dell'oro. L'essenza nominale del metallo oro è un certo colore, una certa temperatura di fusione, un certo peso, una certa malleabilità, una certa capacità di ossidazione, una certa capacità o incapacità di reagire con altri elementi. Queste cose qui sono l'essenza? No, io sto dicendo l'essenza solo nominale, cioè io non posso far altro che elencare tutte le qualità sensibili che con i sensi vedo dell'oro. Ma che cosa sia l'essenza dell'oro è qualcosa che mi sfugge completamente, che si risolve in un elenco di puri nomi. E poi fa l'esempio decisivo. Secondo voi conosce meglio l'oro il chimico o l'orefice che ha a che fare continuamente con le proprietà sensibili concrete dell'oro? Oppure conosce meglio l'oro il metafisico, il filosofo che studia astrattamente, intellettualisticamente la sua essenza, l'essenza dell'oro? Ovviamente l'orefice o il chimico conoscono in realtà l'oro molto meglio di un filosofo che vuole definire l'essenza dell'oro, perché l'essenza dell'oro io non la conosco, seppure esiste. L'essenza dell'oro è solo nominale. Io prendo un nome qualsiasi, oro, potevo chiamarlo giraffa, proprio come la sostanza, e dico che l'essenza di tutte quelle cose che vedo lo chiamo oro, la chiamo oro, ma è solo un puro nome convenzionale. Io lo chiamo oro quando vedo quella cosa che ha un certo peso, una certa temperatura di fusione, una certa malleabilità, eccetera. Qual è l'essenza di tutte queste cose insieme? Non c'è. La definizione non fa altro che riferire tutte le qualità sensibili dell'oro, quindi è un'essenza puramente nominale. Siccome non voglio ripetere continuamente tutte le qualità sensibili, io abbreviandole le individuo con un nome convenzionale. Queste qualità sensibili le volete chiamare essenza? Non cambia niente. Io ammetto, dice Locke, che le sostanze esistono. Locke non se la sente dire l'oro potrebbe non esistere, potrebbero esistere solo nella mia mente quelle qualità sensibili che si trovano sempre nella mia mente quando vedo quella cosa gialla, però potrebbe quella cosa non essere la causa di queste mie sensazioni. Locke dice, senza dare molte prove, infatti aprirà la strada allo scetticismo di Hume e di altri, di Berkeley, non è lecito dubitare oltre che esista davvero qualcosa di concreto fuori di me che genera quelle sensazioni a cui io do il nome complessivo di oro. Però, in realtà, fuori dalla mia mente, l'oro potrebbe non esistere. Tu dici la sostanza, l'essenza esistono ma io non le conosco, e se io ti dicessi che non esistono, esistono solo le qualità sensibili, le sensazioni che tu hai nella mente dell'oro, mi dai la dimostrazione che esiste l'oro, che è ed esso a provocare le qualità sensibili? Non bisogna dubitare che se io ho la visione di una certa cosa gialla con una certa caratteristica, quella cosa lì esiste davvero ed è la causa delle mie sensazioni. Però lui non dà una dimostrazione certa che l'oro come sostanza esista davvero. Esiste ma io non la conosco. La sostanza e l'essenza per Locke si riducono a meri nomi, meri fonemi che descrivono convenzionalmente una serie di caratteristiche sensibili empiriche che io colgo dell'albero e dell'oro. Ma Locke dice esistono davvero come sostanza, ma in nessun modo con i soli sensi, con il solo empirismo posso io conoscere davvero la sostanza dell'oro o dell'albero. Spero di essere stato chiaro, perché la trattazione degli argomenti di questa lezione non è facile se tu vuoi essere preciso. Per ora abbiamo finito, io vi aspetto alla prossima video lezione del nostro ciclo di lezioni su John Locke. Arrivederci.